sa che deve correre più forte del leone, altrimenti verrà sbranata. All'obelisco dell'Eur qua, a ogni gara, un pandino sa che deve andare più veloce del Ferrari, ma non gliela fa, perché se non gli dai i mezzi, se non gli dai il motore buono sotto al cofano, i cavalli, la potenza, ma è un pandino, quando cazzo va sto poraccio? Se il meccanico è a corto di budget, c'ha le braccine corte, e Ferrari se lo magna, è questa la vita. Andiamoci monta a macchina, va, prime danze, che questa sta a freme oggi. Oh. Questa è la via del mare che porta a Ostia. Qua è stato girato il film Velocità Massima proprio sulle corse clandestine di Roma. Non ha nulla da togliere alla sfida contro Dominic Toretto in Fast and Furious del film con Paul Walker e Vin Diesel. Quindi, in questo mio documentario, io voglio semplicemente realizzare una dissacrazione, perché il film italiano come Indio di Margheriti o La decima vittima di Petri oppure Velocità Massima dello stesso Vicari, che sono film d'azione che nella loro genuinità e creatività non hanno nulla da invidiare al mondo del cinema americano. Eccoci qua a parlare di Mario Bava. È un film del 71, in inglese Bay of Blood, reazione a catena. Tarantino stesso ha ammesso di essere stato proprio ispirato da Mario Bava, regista italiano, nel suo genere pulp. Anche un laghetto idilliaco come questo alle mie spalle potrebbe diventare un teatro di sangue. Giulia, ma ti sei fatta il bagno nel lago senza di me? Dai, vieni anche tu. Fammi vedere un po'. Ma se mi cambio e rifacciamo il bagno insieme? Ti aspetto.
Pensavate che i film di azione, ribellione e violenza fossero soltanto Rambo o Apocalipto di Mel Gibson? Beh, vi sbagliate di grosso. Indio è un film dell'89, diretto dal maestro Antonio Margheriti, che all'epoca si firmò Dawson, pseudonimo americano. Il film parla del figlio di un autoctono che, per difendere il retaggio dei suoi antenati e il patrimonio artistico della foresta amazzonica dove è nato e cresciuto, è pronto a combattere una guerra contro un esercito che vuole lì costruire delle strade abbattendo gli alberi a colpi di cerbottana e zucchero nei motori delle ruspe. Pensavate che i film tra killer e arti marziali fossero soltanto John Wick con Keanu Reeves o Hunger Games? Ma nel 65 il regista italiano Elio Petri ha realizzato con Mastroianni e Landres un film che si chiama La decima vittima, che parla proprio di un torneo di assassini. E c'è uno scontro campale tra il sicario e la sua preda che avviene proprio fuori, davanti al Tempio di Venere. E c'è la sottile ironia della reclame che va spettacolarizzando la morte e pubblicizzando dei prodotti, in questo caso il tè verde Ming. Riprende anche il discorso di Oliver Stone in Assassini Nati, in cui i delitti dei due protagonisti divengono uno scoop giornalistico nazionale. Io sono fermamente convinto che gli assassini tra condomini vadano filmati e inseriti nelle campagne promozionali. Per esempio, di recente un killer in Lombardia ha fatto secco il suo vicino perché sfruttava l'acqua condominiale per lavare la propria automobile nella sua rimessa privata. E ci si potrebbe pubblicizzare un sapone per auto, con l'icona del killer del car wash. E poi tutte queste sceneggiature complicate, questi drammi alla Muccino e dissidi introspettivi. Ci sono sceneggiature più semplici. In John Wick ci stanno 50 nemici, nel sequel 100, 200, 300. Ed è questo perché è forte. Perché c'è più gente, si sta insieme, lunghi banchetti di cadaveri ed una bella festa che si anima sul set. To the stone, and it's taken me down.